Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Siamo ancora una volta al centro Porsche Bari, dove abbiamo l'opportunità di mostrarvi, di toccare con mano per la prima volta, dopo avervene parlato in un car news di qualche settimana fa, la nuova Porsche Cayenne Coupé. Prima però di andare a vedere com'è cambiata il nuovo SUV rispetto alla versione normale da stoccarda, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, di attivare le notifiche con il campanello e se vi va di dare uno sguardo anche ai nostri account social Facebook e Instagram che trovate qui sullo schermo. Se ci soffermassimo sulla parte anteriore del Cayenne non noteremo dei grossi cambiamenti, perché per esempio il gruppo ottico rimane il classico con i 4 punti a matrice di LED. Anche stesso discorso per quanto riguarda la griglia anteriore e le prese d'aria sotto i fanali, che risultano certo più muscolose perché stiamo parlando del Cayenne Turbo Coupé con il motore più potente della gamma di cui vi parlerò a breve, ma risulta in generale più muscolosa tutta la linea, perché la griglia anteriore ha una forma più rettangolare e meno trapezoidale con i bordi smussati. Però i cambiamenti principali li possiamo notare nella parte laterale, perché qui il frontale resta quello del classico Cayenne, ma ragazzi, il laterale con il tetto che resta molto simile fino all'altezza dei passeggeri e degli occupanti anteriori, ma va a diventare più spiovente in maniera molto dolce verso il posteriore, dà proprio la prerogativa di coupé che Porsche ha deciso di intraprendere con questo nuovo modello, come potete vedere nella parte posteriore soprattutto, perché Porsche ha deciso di adeguarsi a quelli che sono i trend del mercato, quelli che sono appunto i trend delle rivali quali BMW X6, Mercedes GLE, ma ha deciso di farlo a modo suo con tanta aggressività. Perché? Perché possiamo notare innanzitutto uno spoiler fisso in cima all'1.8, lo vedete? Ovviamente ci passa l'aria, questo va tutto a beneficio dell'aerodinamica, ma non è l'unico, perché se date uno sguardo a questa parte qui, guardate la linea intanto del tetto come scende verso il portabagagli. Questo non è una semplice pinna fissa, questo spoiler si apre automaticamente oltre i 90 km/h, va a portare l'auto con un'espansione di 135 mm ed è appunto il nuovo sistema di Porsche Active Aerodynamics, quindi un sistema di aerodinamica attiva automatico che penso si possa anche attivare tramite un pulsante all'interno come sulle 911, però appunto va ad aumentare la deportanza dell'auto. Stiamo parlando comunque di un SUV dalla stazza non indifferente e va tutto a beneficio dell'aerodinamica. Andiamo a vedere la parte posteriore. Nella parte posteriore il cambiamento c'è ovviamente perché la linea del portabagagli a metà altezza va a segnare una rottura netta con il passato. Qui c'è lo spoiler che abbiamo mostrato poco fa e questo è il gruppo ottico che riprende il family feeling della casa di stoccarda, sempre con un'unica fascia a LED molto sottile che va a somigliare quindi a modelli quali la nuova 992 o la Panamera o anche la nuova Macan. Un'auto molto interessante. Già che ci troviamo qui vi do qualche numero, qualche dato sull'auto, perché le dimensioni sono cambiate ma neanche troppo, perché l'auto è lunga 4,93 m, larga 1,98 m e si è abbassata di soli 2 cm, perché adesso è alta 1,68 m invece che 1,70 m. Le dimensioni del portabagagli si sono ridotte perché quelle del Cayenne normale sono di circa 770 litri. Ora provo ad aprirlo. Ok. Apertura ovviamente elettroattuata, con un portabagagli che raggiunge una capacità di carico di 625 litri fino a superare ovviamente i 1500 con i sedili abbattuti. Ovviamente anche la chiusura del portellone del Cayenne Coupé è elettroattuata, e prima di andare a dare uno sguardo agli interni, a vedere un po' l'abitabilità all'interno, ne approfitto per mostrarvi quella che è l'estetica e il look molto sportivo della Cayenne Coupé nella zona posteriore, che è quella di maggiore cambiamento, con appunto lo spoiler retrattile e le punte scure degli scarichi che vanno proprio a dare sportività alla declinazione turbo del Cayenne Coupé. Eccoci nel Cayenne Coupé, faccio stare voi nel sedile del guidatore, perché appunto il Cayenne Turbo deve essere un'esperienza di guida travolgente. Perché dico questo? Perché il Cayenne Turbo ha la motorizzazione più potente della gamma, come vi ho anticipato poco fa, ossia un motore 4000 V8 da 550 cavalli, capace di far arrivare questo gigantesco SUV ad una velocità massima di 286 km/h. Ovviamente ci sono delle versioni da comuni mortali, perché stiamo parlando comunque il Cayenne Turbo di un prezzo di oltre 150.000 euro di partenza.
con un prezzo più basso di circa 88.000 euro, sempre di partenza. C'è la versione con il motore 3000 V6 da 340 cavalli e anche la versione Cayenne Coupé S con un V6 sempre 3000 da 440 cavalli. L'interno è quello che ormai siamo stati abituati a conoscere grazie a Porsche, con il volante perfettamente circolare, con tutti i pulsanti al posto giusto, dettagli vicino appunto all'impugnatura in alluminio, con i vari pulsanti per controllare le telefonate, con due rotelline per sempre regolare il volume, cambiare stazione radio, e anche, chiamiamolo tra virgolette manettino perché qualcuno si potrebbe scandalizzare, per regolare appunto le diverse modalità di guida, quindi Sport, Sport Plus, Individual e quant'altro. Dietro il volante ci sono i 5 quadranti che, come nella 992, sono quello centrale con il contagiri con lancetta analogica e scritta turbo, e 4 quadranti circolari in digitale ai lati, quindi che lo circondano, con in questo caso temperatura esterna, la silhouette dell'auto con i consumi, e sulla parte destra sempre del cockpit, dietro il volante, troviamo la data e il nome, appunto Cayenne Turbo, in caso vi foste dimenticati di quale auto si tratta. Il cambio è il Tiptronic a 8 rapporti, quindi sempre un cambio automatico con pedali in alluminio dietro il volante. E la zona della console centrale è quella che conosciamo bene, con appunto un grande schermo di forma rettangolare che si sviluppa quasi in lunghezza sulla plancia, tasti touch, quindi a scomparsa, a sfioramento, che danno comunque un feedback quando l'auto è accesa, e pelle ovunque. Quest'auto è un salotto. Noto qui sempre la plafoniera con i pulsanti dedicati all'illuminazione, all'SOS, e in alto, come standard su questo modello, una novità: c'è un'ampia superficie vetrata, quindi per godersi il cielo alla guida della nuova Cayenne Coupé. Come optional, ma dovrebbe essere di serie nella versione con il pacchetto Sport, c'è anche un tetto in carbonio. Quindi diciamo che è cambiata perché appunto è un nuovo modello, ma neanche troppo, ed è una cosa molto positiva. Concludendo questo video non potevo non mostrarvi l'abitabilità posteriore, perché magari sentendo informazioni riguardo il tetto più basso di 2 cm o comunque dalla linea più spiovente, perché ripeto stiamo parlando di un SUV coupé, il timore di avere uno spazio per la testa minore per gli occupanti posteriori c'era. Però devo dire, 3 cm in meno all'interno di spazio per la testa non si sentono assolutamente, così come lo spazio per le gambe. Vi faccio vedere, c'è spazio a sufficienza, spazio di movimento per le gambe, per le braccia e anche per la testa. Io sono alto in 80 e avendo lasciato il sedile anteriore nella mia posizione, devo dire che comunque, guardate, c'è spazio a sufficienza, grazie anche alla conformazione del sedile del passeggero anteriore, anche del guidatore, e quindi la comodità non manca assolutamente. Pelle a tutto spiano, Alcantara anche sul tetto e sulla zona dei montanti della porta, e appunto guardate qui, sempre Alcantara nella zona vicina al tetto in vetro, c'è spazio veramente a sufficienza. Cos'altro posso dirvi? Che quest'auto ha un sistema che si chiama Porsche Torque Vectoring System, scusatemi, il mio inglese ha fallito un po'. Cos'è? È un sistema di ripartizione elettronica della coppia delle ruote posteriori, e sempre riguardo la zona posteriore c'è una novità che riguarda, in un modello come il Turbo Coupé, immancabile è l'asse posteriore sterzante, che quindi rende la guida molto più coinvolgente, anche tutto quanto l'handling e la manovrabilità sempre a 5 stelle come in ogni modello di Porsche. Il video finisce qui, spero che quest'auto, per quanto appunto i SUV coupé almeno personalmente non mi piacciono in generale, Porsche è riuscita a farmeli piacere con il Cayenne Coupé. Spero che sia piaciuto anche a voi, iscrivetevi al nostro canale e attivate le notifiche con il campanello, perché chissà, potremo provarlo su strada in futuro. Spero proprio la versione turbo da 550 cavalli. Se vi va, date anche uno sguardo ai nostri account social Facebook e Instagram che trovate qui sullo schermo. Niente, ci vediamo al prossimo video.